Ciao a tutti. Il rinforzo intermittente è una delle tecniche più potenti e insidiose utilizzate dal narcisista per manipolare e controllare le persone a lui vicine. Questo comportamento, spesso invisibile e subdolo, crea un ciclo di dipendenza emotiva che rende difficile per la vittima riconoscere il tipo di dinamica in corso. Per capire pienamente come funziona il rinforzo intermittente nel contesto del narcisismo è necessario esplorare in dettaglio sia il concetto psicologico alla base del rinforzo intermittente che il modo in cui viene applicato dai narcisisti. Che cos'è il rinforzo intermittente? Il rinforzo intermittente è una tecnica psicologica che prevede l'alternanza tra ricompense e punizioni, creando un'esperienza di incertezza nel comportamento della vittima. Si tratta di una forma di rinforzo che non segue uno schema regolare, ma viene somministrata in modo casuale e imprevedibile. Questo tipo di rinforzo può essere applicato in vari contesti, ma nel caso dei narcisisti è usato per mantenere la vittima in uno stato di costante aspettativa, di confusione e di ricerca di approvazione. Quando un comportamento viene rinforzato in modo intermittente, il cervello tende a diventare più sensibile e ansioso nel tentativo di ottenere la ricompensa, anche se questa arriva in modo casuale. Il risultato finale è una forma di dipendenza psicologica che tiene la persona intrappolata in un ciclo di ricerca continua di approvazione, di affetto o di attenzione. Il narcisista come utilizza il rinforzo intermittente? I narcisisti sono abili manipolatori emotivi che sfruttano il rinforzo intermittente per creare una connessione emotiva instabile e dannosa con le loro vittime. Il narcisista alterna momenti di affetto, di lodi e di attenzione con periodi di indifferenza, di disprezzo o addirittura di aggressività. La vittima, nel tentativo di ottenere nuovamente l'attenzione e l'affetto del narcisista, si troverà spesso a sforzarsi per meritarsi la ricompensa, senza mai sapere quando arriverà o in quale forma. Esempio pratico numero 1: il ciclo dell'affetto e del rifiuto. Immagina una persona che è coinvolta in una relazione con un narcisista. Nei primi mesi il narcisista potrebbe essere particolarmente affettuoso, lusinghiero e pieno di complimenti. La partner si sente amata, apprezzata e felice. Tuttavia, dopo un certo periodo, il narcisista comincia a ritirarsi emotivamente, diventando distante, critico o addirittura geloso. La vittima, confusa e disorientata, inizierà a chiedersi: in che cosa ho sbagliato? E si sforzerà di comportarsi in modo da guadagnarsi nuovamente l'attenzione e l'affetto del narcisista. A volte il narcisista offrirà piccoli segnali di affetto o di attenzione, ma questi momenti saranno rari e sporadici, il che farà aumentare il desiderio della vittima di ricevere ancora l'approvazione. L'incertezza emotiva crea un ciclo dove la vittima è costantemente in attesa di ricevere il premio, cercando di fare tutto ciò che è necessario per ritornare ai momenti di lode e di affetto. Il rinforzo intermittente quindi non solo alimenta la dipendenza emotiva, ma fa sì che la vittima creda di essere lei stessa responsabile dei cambiamenti nel comportamento del narcisista, ignorando il fatto che la manipolazione sia la vera causa di questi alti e bassi. Esempio pratico numero 2: il narcisista come genitore. Il rinforzo intermittente non è limitato alle relazioni romantiche. Può essere utilizzato anche in contesti familiari. Immagina un genitore narcisista che alterna periodi di lode e di approvazione a momenti di disprezzo e di critica. Il bambino, desideroso di guadagnarsi l'affetto del genitore, si sforza continuamente di essere perfetto, di ottenere risultati scolastici eccellenti o di comportarsi in maniera impeccabile. Quando il bambino raggiunge gli standard irraggiungibili del genitore, riceve qualche parola di approvazione, ma questo affetto non dura mai abbastanza a lungo per costruire una fiducia emotiva solida. Quando il bambino non soddisfa le aspettative del genitore, può essere ignorato o addirittura umiliato. Nel corso del tempo il bambino può sviluppare una costante ricerca di approvazione non solo dal genitore narcisista, ma anche da altre figure di autorità. Questo comportamento di autosacrificio e di continua ricerca di riconoscimento può portare a problemi di autostima e di ansia che continueranno a persistere anche in età adulta. Perché il rinforzo intermittente è così potente? Il rinforzo intermittente è particolarmente efficace perché il cervello umano è programmato per reagire in maniera forte a segnali di incertezza e di variabilità.
a differenza di un rinforzo regolare e prevedibile, dove il comportamento viene ricompensato ogni volta che viene svolto. L'intermittenza crea un effetto di sospensione che aumenta l'eccitazione e l'aspettativa. Studi di psicologia comportamentale, come quelli condotti sui pappagalli addestrati con rinforzo intermittente, hanno dimostrato che quando una ricompensa arriva in modo imprevedibile, l'animale o la persona è più propenso a ripetere il comportamento nella speranza che arrivi la ricompensa. Questo meccanismo di ricompensa intermittente attiva le stesse aree del cervello coinvolte nelle dipendenze, come quelle legate alla dopamina. Di fatto, una persona manipolata da rinforzo intermittente può entrare in uno stato mentale simile a quello di una dipendenza psicologica, dove la ricompensa emotiva diventa un obiettivo primario e il dolore del rifiuto diventa tollerabile finché c'è la speranza che la ricompensa torni a manifestarsi. Le conseguenze emotive del rinforzo intermittente. Le vittime del rinforzo intermittente soffrono di gravi conseguenze psicologiche. La costante incertezza emotiva e il desiderio di ricevere l'approvazione del narcisista creano un senso di confusione e di indecisione. La vittima inizia a mettere in discussione le proprie percezioni, a sentirsi insicura del proprio valore e a sviluppare un forte bisogno di accontentare il narcisista, anche a discapito del proprio benessere. Questo porta a una continua ricerca di segnali di approvazione che sono però effimeri e volubili. Inoltre, il comportamento del narcisista può erodere l'autostima della vittima, facendo sentire la persona non abbastanza buona o non degna di amore e di affetto, a meno che non si conformi perfettamente alle richieste del manipolatore. Questo porta a una progressiva perdita di fiducia in se stessi e a un'ansia costante nel tentativo di interpretare correttamente il comportamento del narcisista. Come uscire dal ciclo del rinforzo intermittente? Romperlo richiede consapevolezza, coraggio e supporto. Il primo passo è riconoscere che si è vittima di una manipolazione psicologica. Le vittime del rinforzo intermittente possono iniziare a guarire comprendendo che la responsabilità della dinamica non è loro. Allontanarsi dal narcisista e stabilire confini chiari è essenziale per interrompere tale ciclo distruttivo. Inoltre è fondamentale cercare supporto attraverso la terapia, che può aiutare a ricostruire l'autostima e a insegnare tecniche per proteggersi dalle manipolazioni future. In sintesi, il rinforzo intermittente è una delle tecniche più devastanti utilizzate dai narcisisti per mantenere il controllo emotivo sulla vittima. Questo approccio si basa sulla manipolazione psicologica, in cui l'alternanza tra affetto e rifiuto crea una dipendenza emotiva difficile da spezzare. Conoscere il meccanismo del rinforzo intermittente è il primo passo per uscire da una relazione tossica e recuperare il proprio benessere psicologico. Se ti riconosci in questa dinamica è importante cercare aiuto e supporto per liberarti da questa spirale dannosa. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.